Io sono immigrata in Germania nel agosto 1962. Sono la figlia maggiore di altri 5 fratelli e ad Acettura in quel periodo noi eravamo molto poveri. Allora mio papà era in Germania e ho scritto una lettera a mio papà di nascosto da mia mamma di venirmi a prendere. Perché? Perché avevamo fame, avevamo freddo e sentivo il bisogno di fare qualcosa non solo per me, ma anche per i miei fratelli. Mio papà, siccome era piccola, ha conosciuto una direttrice di una filiale di una fabbrica di, ehm, non dico di tessuti, ma di abbigliamenti per i militari, insomma, quelle cose lì, e disse alla direttrice che lui aveva una figlia, che avevo 16 anni, invece non era vero. Io avevo 14 anni quando sono arrivata, ho avuto la fortuna che il padrone della fabbrica mi ha preso sotto ala insieme alla direttrice e mi hanno tenuta, ma se no mi mandavano indietro perché ero troppo piccola. E questo è stato un inizio che fortunatamente sono riuscita a imparare delle cose in fabbrica, a cucire. Io sono di natura molto dinamica e imparavo una cosa e poi volevo imparare dell'altro. Era tutto in evoluzione dentro di me, che volevo sempre conoscere non solo una cosa, quello che ogni giorno volevo imparare le altre. E sono stata fortunata perché mi hanno dato fiducia e mi hanno messo, diciamo così, in condizione che io potessi fare le cose che volevo in qualche modo imparare in fabbrica. Ecco, questa è stata la mia fortuna, ma poi non mi è bastato. Poi dopo ho fatto anche dell'altro e sono stata sempre fortunatamente circondata da persone che mi hanno voluto bene e mi hanno fatto crescere. Lei però era molto piccola, non ha sentito la nostalgia di casa, della sua famiglia? Altro che, piango anche adesso, andare via dal tuo paese, rimani le tue radici, almeno io parlo per me, le mie radici sono sempre lì, sono sempre lì. Sono andata via perché avevamo fame, come ho detto, e freddo, però le mie radici sono da Cettura, io sono una, molto legata al paese, nonostante io ci manco da 61 anni e fortunatamente io quando vengo giù ho sempre le mie buone motivazioni di circondarmi delle persone che mi conoscono. Le nuove generazioni mi conoscono meno, però sanno che io conosco meno loro, però loro sanno chi sono io. Detto questo, è molto doloroso andare via dalle proprie origini, molto, molto. Io pianto molto, però volevo migliorare le nostre condizioni di vita, volevo che cercassimo di vivere un po' più dignitosi che non quelle della povertà. Povertà, mia mamma per i cambi, mio padre all'estero, però insomma con 5 figli, poi un altro è nato in Germania quando ho portato su anche mia mamma, insomma le cose sono poi sempre migliorate perché si poteva lavorare, si poteva guadagnare i soldi, si poteva mettere in pratica quello che tu riuscivi a voler fare, perché a me i tedeschi mi hanno dato questa possibilità. Mio papà mi aveva trovato una stanza a 3 chilometri dalla fabbrica e io andavo a piedi a lavorare. Mio papà stava in baracca con gli altri uomini. Ci vedevamo solo al fine settimana. Io forse come carattere sono molto, io sapevo quello che volevo,
sapevo che volevo cercare di poter portare i miei fratelli, mia mamma anche in Germania, perché dovevamo cambiare un po' il tenore di vita. Anche se io ricordo la povertà di Acetura come un grande arricchimento d'animo mio. A me la povertà mi ha arricchito l'anima. Io l'ho sempre detto chi sono e da dove sempre, ma mai, mai, mai. Non c'è bisogno di dimostrare dell'altro, devi dimostrare quella che sei. Io sono Anna Cerabona, nata da Cettura, io sono Anna. Queste sono le mie caratteristiche. Con le tue caratteristiche bisogna capire quanto tu vuoi essere, quanto sei curiosa di voler imparare. Ecco, questa è stata anche la mia forza. Io sono stata sempre curiosa, curiosa, ho imparato tante cose, ma senza una base di studio, solo rubando con gli occhi e le persone che mi davano fiducia. Io poi ho avuto anche una gelateria, ho avuto una birreria, insomma. Si è No, inventata no. di volta in volta un lavoro. Come? Si è inventata di volta in volta una professione, quindi si è messa Eh intorno. sì, eh sì, eh sì, quando tu hai una dignità di quella che sei, puoi sempre, sempre essere considerata, stimata e stimare, avere rispetto e dare rispetto, perché secondo me è proprio questa la cosa importante di ognuno di noi, di essere dignitosi di se stessi e di non dimostrare quella che non sei, non so come dire, no, 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 no. E altro che, io non ho mai subito offese di meridionale, di Gastarbeiter oppure così, no, 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 io sono sempre stata l'Anna e quando dicevano che io ero terrona oppure Gastarbeiter così, io ero orgogliosa perché era la verità. Ha frequentato anche altri lucani in Germania? Sì, 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 c'erano anche tanti aceturesi, ma poi nel 62 in poi sono venuti tanti meridionali siciliani e c'era di tutto dopo il boom economico c'erano tutti, ma anche aceturesi dove io avevo la mia attività, mi venivano a trovare, ma veramente era diventata poi non so come dire, l'Anna che sapeva il tedesco, l'Anna che potevano chiedere un supporto di aiuto. No, 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 sono stata sempre ben amata, ben considerata se avevano bisogno io c'ero, per Lei, tutti. lei fino a quando è rimasta in Germania? Fino al 76. E dopo che percorso ha fatto? Dopo io mi sono sposata con uno di Rocchetta Sant'Antonio, Michele Inglese, che ci siamo conosciuti in Germania. Sono nate due figlie, io avevo un'attività, lui faceva un altro lavoro perché l'attività a lui non era tanto predisposto a fare quel lavoro che facevo io e incominciato, diciamo, a non comprenderci più e allora ci siamo separati, lui se n'è venuto in Italia, io sono rimasta in Germania con le mie figlie e poi dovevamo fare la pratica della separazione. A quel punto io avevo socialmente ero in condizione di autonomia, non avevo bisogno che mio marito non c'era più, che mi doveva, che mancava economicamente, mancava alle nostre figlie. Ecco, lì sono andata a capire che forse, anche se la mia attività, mi ero comprata anche la terra per farmi la casa, ero giovane, però avevo anche tanti mezzi per
stabilizzarmi sempre di più, la mia attività andava a gonfie vele, io economicamente non avevo bisogno del supporto di Michele, però mi pesava quando le mie figlie mi chiedevano mamma quando torna papà e quello non ce l'ho fatta. E allora cosa è successo? È successo che noi ci dovevamo vedere per mettere in atto la nostra separazione in Italia, perché noi ci siamo sposati al mio paese e allora, essendo cittadini italiane, la separazione veniva fatta con le leggi italiane, così. E lui, facendo il camionista, ci siamo trovati a metà strada. Io sono venuta in treno dalla Germania e ci siamo trovati a Parma. E lì gli ho fatto la proposta, anziché di separarci definitivamente, anche se lo eravamo già con il consolato, l'avvocato, perché dovevi mettere tutto in sicurezza le nostre figlie, insomma così, gli ho fatto la proposta a Michele che io me ne sarei venuta a Parma. Perciò sono a Parma. Ho cercato le attività che potevano le mie figlie continuare, perché loro poi parlavano solo il tedesco, insomma. Volevo farle continuare certe discipline per loro stessi, senza pretese. E ho conosciuto una scuola di musica che avevano appena aperta e le portavo lì. E allora, conoscendo poi il titolare, il titolare mi ha chiesto che impressione mi faceva la scuola, siccome io conoscevo le scuole private tedesche, gli ho fatto qualche critica e da lì mi ha presa e ho fatto a livello volontariato un paio d'anni, ho aperto delle altre sezioni qui dove eravamo noi, insomma è così e non me ne sono mai più uscita. Poi l'abbiamo comprata, io con gli altri persone, e sono stata l'amministratore delegato per 30 anni, più di 30 anni. E le tradizioni le ha mai mantenute? Ha mai... Le tradizioni mi piacciono, però io non ho continuato a essere così. Adesso sto facendo per le scuole qui a Fontevivo i laboratori di gemellaggio, i laboratori di pasta, l'indialetto all'interno delle scuole. Però io poi personalmente sono stata mica tanta a produrre le cose in casa, della pasta, ecco, sono stata meno brava, io puntavo più delle altre cose, ma le tradizioni le conosco, però non sono una che poi li ha sempre così messo in atto. Ecco, su quello sono sincera. So cosa vuol dire zeppole, la pasta fatina, insomma tante cose, conosco il gusto, conosco i sapori, però io sono meno brava forse. Senta, ai giovani che stanno studiando, lei consiglierebbe di lasciare la Basilicata o l'Italia? Bah. Allora, noi dobbiamo dare ai giovani le ali, le radici e le ali. Il mio libro è proprio questo. E io gli dico andatevi a fare un bagaglio di esperienze, tornate e fate tesoro del nostro territorio. C'è bisogno che tu hai dietro, io so cosa voglio io adesso da Cettura, io so quello e lo sto mettendo in pratica, ma perché sono matura, sono una donna che ha fatto tante esperienze, tante. E tutte queste esperienze mi hanno arricchita nel crescere nella mia volontà di mettere a me stessa a conoscenza delle cose che mi piacevano che io facessi, che ho sempre imparato rubando con gli occhi. Io sono stato un amministratore di una scuola che avevamo accreditato alla Regione Emilia-Romagna con dei bandi che vincevamo di 250.000 euro all'anno, non sono cose da poco. Poi l'ho venduta,
io insieme ai miei soci per motivi di problemi familiari di salute, mio marito che non stava bene, mia nipote che si è ammalata, la figlia di mia figlia, insomma volevo poi eh, stare dietro più disponibile ai problemi che la vita ti dà. E l'ho venduto nel 2019, non sono tanti anni, 4 anni fa. Sì. Sì. E adesso cosa fa? Cosa faccio? Allora, sono segretaria del Comitato Gemellaggio Fonteviva Cettura e sto facendo delle proposte con Cettura e Fontevivo per le scuole. Io punto sulle scuole di mettere a conoscenza le tradizioni della Basilicata, di Acettura con il territorio qua. E viceversa, poi verremo anche, diciamo così, Fontevivo. Ho portato una delegazione, sono già venuta da Cettura, a Fontevivo, il sindaco, l'assessore, adesso a luglio ho portato 10 persone da Cettura come conoscenze del territorio, li ho portata a Matera, siamo stati al Volo dell'Angelo, siamo stati a Gallipoli Cognato, insomma hanno fatto una bella esplorazione delle tradizioni del nostro paese e sono impegnatissima in quel settore lì. Poi sono impegnata con un amico acetturese che di nostra volontà vogliamo rimpatriare 3 militari che sono morti in guerra, 2 in Germania e 1 a Varsavia, li vogliamo portare ad Acettura. E allora l'anno scorso siamo stati a Berlino, Amburgo e Varsavia a conoscere dove sono sepolti questi nostri soldati accetturesi che sono morti in guerra, e adesso io sto facendo di tutto insieme ai miei amici, ma soprattutto io a livello, diciamo così, contatti con il Ministero della Difesa e con il consolati. Sto facendo queste cose qua perché l'anno prossimo, in autunno, rimpatrieremo i nostri 3 militari che sono morti in guerra. Lei trasmette la cultura della nostra terra attraverso la formazione, però anche attraverso un libro che lei ha voluto scrivere, che è incentrato sulla sua vita, sulla sua esperienza e sull'essere lucano in qualche modo. Quella che sono io, ho scritto questo libro proprio incominciando da quando sono nata, tutto quello che ho vissuto, tutto, è stato un desiderio di mia nipote Margherita. Margherita stava passando un momento molto difficile della sua tenera età e ogni tanto lei mi chiedeva: nonna, dimmi com'era il tuo passato, e così. Quando io glielo raccontavo, lei avvertiva che io mi emozionava e il racconto era molto intenso, mio, profondo. E allora: nonna, scrivi. Amore di nonna, come faccio a scrivere che io non sono, insomma, avevo incominciato a fare tipo una scaletta, diciamo così, del periodi miei, così fa: no, nonna, non va bene così, tu devi scrivere come mi racconti. E lì è scattata una molla. Ci regala un ricordo di quando era piccola ad Acettura? Tanti ricordi che bisognava, ma quale ricordo vuoi sapere? Quello dei miei fratelli, quelle della sopravvivenza? No, un ricordo di infanzia che la tiene legata alla sua terra, magari qualcosa con i suoi nonni, o il Natale o la Pasqua, insomma qualche... Allora, un ricordo che io, guardi, spero che riuscite a leggere il mio libro perché veramente c'è tutta la mia vita. Un ricordo che quando avevamo fame, la zia di mia madre, che abitava appena 10 metri più in là, e avevamo il pane duro, io andavo lì e si chiamava Giulia,
la zia di mia madre faceva: zia Giulia, vieni, vieni, bagnalo che ti metto un po' di zucchero sopra. Questo per noi era un regalo, un qualcosa di... per me e per i miei fratelli. Lei che poi qualche cosa aveva di più, allora il pane duro bagnato con un po' di zucchero, altro che merendina. Io quel sapore ce l'ho ancora. Oppure pane con il pomodoro strusciato sopra, con un po' di sale. Poche cose, ma questi sono i miei ricordi profondi. Ma profondi, lo dico sempre, lo dico sempre. Dal 62 ad oggi, come l'ha trovata cambiata Cittura? Bah! Allora, dal 62 c'era proprio più fratellanza, più... Adesso sì, sui vecchi vedo ancora questa, sui giovani non riesco a esprimermi perché non sono sempre lì a capire, vedo un po' più superficialità, tra virgolette, più non volersi mettersi in gioco come l'ho fatta io, ecco. Io mi sono permessa, quando abbiamo fatto la giornata degli accettoresi nel mondo, il 13 di agosto ad Accettura, una signora che io ho detto pubblicamente: ragazze, siate coraggiosi, siate curiosi, mettetevi in gioco, non aspettate che il lavoro venga a trovarvi, cercatelo. Ecco, su questo un po' sono di un altro stampo io. Non mi accontento a sentir dire non c'è lavoro. No, tu il lavoro lo cerchi, te lo anche, ecco, quando io vedo al bar dei ragazzi giovani così mi impoverisco d'animo. Mi impoverisco. Forse questo messaggio che arriva, non c'è lavoro in Italia, li fa un po' adagiare sugli allori perché dicono tanto non c'è occupazione. Non mi piace, a me personalmente non mi piace, perché io il lavoro, io non ho imparato niente, però ho fatto tante cose. E io penso che noi dobbiamo esplorarci noi stesse nel voler fare le cose. Io continuo a pensare che noi dentro di noi abbiamo delle risorse che forse neanche conosciamo, però dobbiamo avere il coraggio, dobbiamo essere curiosi e metterci in gioco. Anche sbagliando, Anche sbagliando, perché l'idea del sbagliare è quello che forse ma no, sbagliare è imparare a fare meglio. Questo mi sento veramente, veramente, ma lo dico io ai giovani, lo dico, e altro che. Dico anche che bisogna essere più uniti a livello fratellanza, anche per le amicizie, adesso sono tutti così dal telefonino, delle cose, a me piace vederle dal vivo, toccarci, conoscerci, guardarci nelle palle degli occhi. Sì, io questo fortunatamente io riesco a fare, però nei giovani vedo meno il contatto umano, vedo di più tecnologia, che può essere un arricchimento, però anche l'umanità un impoverimento. Dico io, poi ripeto, le generazioni adesso sono diverse dalle mie generazioni. Manca il coraggio che ha avuto lei. Manca quello? Sì, sì. Ma il coraggio è quando c'hai fame, Carmela. Ha capito? Il coraggio di cercare il pane quando c'hai fame. No, spero che non capite diverso da quello che voglio dire. Adesso c'è di più di quello che serve. E anche colpa nostra. La mia generazione ha avuto la fortuna di creare tante cose, però secondo me questo tante cose può
impoverire anche perché c'è. Vai, apri il frigo, non sai cosa mangiare. Noi prima invece non avevamo niente, dovevamo cercare qualcosa per mangiare. È una differenza estrema, le due cose, o no? Decisamente.